Terzo attesissimo appuntamento della rubrica bagni improbabili. In realtà, visto così, nulla di particolarmente strano, a parte vabbè che c'è il lavandino montato sempre a sbalzo dalla parte sbagliata, quindi si ammucchia l'acqua da una parte. Doccia di quelle sciccose, quel coso lì ha un'altezza discutibile, direi. La cosa veramente interessante è questa. Allora, non esce acqua, esce soltanto, cambia tutto quanto, l'acqua bollente. Quindi che ho dovuto fare? Ho dovuto scaricare tutto lo scaldabagno, perché sennò mi ostinavo, che ovviamente poi lo scaldabagno sta alla massima potenza, e ho dovuto aspettare che si freddasse l'acqua dello scaldabagno. La colazione dei campioni. Questo qui deve essere yam, che è tipo delle patate enormi, un po' secchette, e una sorta di... oh, non lo so. Cazzuoli, buongiorno. Dopo l'epic fail del Parco Nazionale Yankari, dove abbiamo visto 3 antilopi storpi e una ventina di pavoni della Guinea e 5 babbuini incavolati, siamo venuti qui al Parco Nazionale Gashanti. Aspetta, fatemeli controllare. Siamo venuti qui al Parco Nazionale Gashaka Gumti con grandissime expectations. Siamo qui in questo meraviglioso fiume che abbiamo appena attraversato con la jeep. Grazie al cielo è stagione secca, perché altrimenti qui l'acqua copre tutta questa zona e bisognerebbe usare le canoe. Hello. Ya kasuwa. Kin samu kifi ne? Samu ba. To bari mu biyo. Wannan ne ban sani ba kan. Guda nawa ne? Na? Kai ɗaya ne kawai. Kai ɗaya ne sai kuma asalin banana irin na dutse na. Yayin mutum da wasan. Morning. Basuka. Hey. Bye bye. Cheers. Bye bye. My wife wants white man. White man, yes. It's the foreign investors in collaboration with the National Park Service. So they are our partner in progress. È alto come la ruota della Hilux. Tra l'altro è l'unico animale che ho visto finora. Credo che abbia un problema di adenoidi, visto come sta con la bocca.
Niente, ci è mancato che facessimo il colpaccio, ma ci ha detto male. Qui siamo nell'hangar dove parcheggiano l'elicottero con cui portano i vari ranger in giro per il parco, li depositano per il controllo del territorio, perché ovviamente essendo una zona estremamente complessa da raggiungere, già su strada è un delirio. Siamo partiti tipo 3 ore fa, avremmo fatto 15-20 km neanche, e se devi andare proprio in mezzo ai cespugli, ciaone. Quindi con l'elicottero pilotato da il project manager, che è un signore del Sudafrica, elicottero che atterra qui e poi viene portato dentro l'hangar lungo questa stradina. Fico, peccato, lo volevo vedere l'elicottero. Allora, guardate qui, questo è un albero rivestito da un altro albero sostanzialmente. Guardate che spettacolo. Mi sono fatto spiegare. Allora, questi sono rami il tronco del parassita. Questi qui non sono rami, sono radici. Praticamente questa bastarda qui che fa penetra dentro al tronco della pianta che viene parassitizzata e quindi un po' c'ha le sue radici, tipo queste. Però siccome siamo in una zona molto arida, questa bastarda che fa? Succhia acqua e nutrienti dalla pianta principale, che piano piano finirà per morire, oltre a essere proprio circondata completamente e quindi soffocata e strozzata. Che bastarda! Oggi puntata Super Quark, qui invece abbiamo questa pianta, anzi la faccio vedere meglio così, che è una pianta infestante, cioè a quanto pare questa una volta che arriva da una parte comincia poi a sparpagliarsi a più non posso, e quindi che cosa hanno fatto? Hanno tagliato tutto intorno la corteccia. In questo modo, tagliando la corteccia, praticamente la pianta non riesce più a far risalire verso l'alto la linfa e muore. Bastardella, morirà. Te proprio mentre inizio a registrare devi fare così. Allora ragazzoli, qui abbiamo invece sempre la stessa bastardella parassita, che però ha scelto una pianta più bastardella di lei, perché, non so se riuscite a vedere, c'è una palma al suo interno, il tronco è completamente rivestito, però la palma spunta da sopra, ma la palma, che è proprio una ragazzaccia di quelle toste, se ne sbatte la ciolla e quindi te la finisci? E quindi fa proprio la sua vita, se ne frega la grande, tant'è che, come vedete qui, questo parassita ha dovuto svilupparsi tante radici in più perché non riesce ad attaccare il tronco. Praticamente il tronco della palma pare che sia molto più duro, o comunque in qualche modo non è permeabile alle radici superficiali della pianta parassita, e quindi la pianta parassita si attacca nel senso che non gliela fa, non può. Hai capito la palma? Anzi, non mi ero accorto che addirittura proprio allegramente sta producendo un'altra palma che a sua volta si mangerà la pianta parassita, credo. Qui abbiamo la cucina all'aperto. Cioè, riuscite a vedere le dimensioni di questo gallo a confronto con la porta? No, dallo schermo non rende. Questo gallo, se vuole, la prende a spallate e la sfonda la porta. Farà 20 kg. It's the biggest roster I've ever seen in my life. Hello. No, non sto col selfie stick, ho deciso di stare all'aperto, mi stavo annoiando dentro. Buona compagnia. Prima stavo compilando il libro dei visitatori
dall'inizio dell'anno siamo, anzi dall'inizio del 2025, penso siamo al 4 di gennaio 2026, ci sono stati solo 20 visitatori, di cui solo 3, a parte me e Daniel, stranieri. Queste cose le vedete solo su Zero Eye, questi ragazzi, eh. Bye bye! Bye! Bye bye! Mota shiga nan kuma? Ga gidan nan fa. Inda ka gani mutanen da muke tare da su ba. To shi ke nan kama mini bari dauka. Bari dauko. Wannan Abdullahi fito bari ya kama. Ina gani kamar zai Io ho capito che succede. Da come se andiamo a cappottare dentro il villaggio. Ciao ciao, bye bye. Devo inaugurare la rubrica manovre improbabili. Ah, è tutto impannato, tutto sporco. Dopo campi di calcio improbabili e bagni improbabili abbiamo manovre improbabili. Ah, farà 100 kg sto coso. Ah, così ci abbiamo pure per sederci, fantastico. Adesso ci sdraiamo proprio qui. Perfetto. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ah, un po' di limoni. Andiamo a comandare. Eccola! Hello. No, che faccio imbronciata c'hai, ciccio mio? Piccolino. Che frutti sono quelli? Cucciolissimo. Bye bye. No. Guardate che albero. Queste sono piantagioni di mais. Sai ka ta kashe dole su mu dan yanka wajen da dan zurfi ta wajen mu kai shi karshe can. Hello. Ah, piccolo cagnolino. Babu masara kuma ba rake Piccolo cagnolino. kai kane sule ne ko sule da matan shi ta haifi
E vabbè, non ho potuto assolutamente fare in tempo. C'era un cobra di 2 metri in mezzo alla strada. Si intravede qualcosa muoversi lì, ma è troppo tardi. Vabbè, sua fiducia. Primo animale sarà di plastica forse, riusciamo a vedere, vediamo se riesco a zoomare, sì. Vabbè, non siamo fortunatissimi con gli animali, ma devo dire che mi sto divertendo da morire qui dietro e in ogni caso il posto è fantastico, ne vale tantissimo la pena. E in quella direzione, lì giù, c'è il fiume dove adesso stiamo andando, non sono riuscito a inquadrarlo perché ci sono tantissimi alberi, ma è veramente spettacolare. Wow, stanno i cobra pure qua? Ecco, bravo coglione. Stew, no, stew. E abbiamo pesce, salsa ferocemente piccante di pomodoro e lì la salsa all'uovo. Allora, alla fine abbiamo preso questa specie di goulash spezzatino col pomodoretto,
non mi ricordo come si chiama, con la salsa piccante e un pezzetto di pesce con, vediamo se riesco a accendere una luce, con lo chiamano stew, vabbè, insomma una salsettina di pomodoro, pure questa piccante, intanto è tutto piccante.